Good morning at all. I'm l'uomo di casa. Today I start in English because we make a typical and traditional Irish recipe. The Irish stew. It's fantastic. It's spectacular. I love Ireland and I love Irish people and I love Irish whiskey too. And today we make this recipe that is fantastic, spectacular. All of this video is in Italian, but there are English subtitles for you that not speak Italian. And now, like this video, subscribe and share, and vision it all. Bene signori, per il nostro Irish stew ci servirà. Iniziamo dall'agnello. Qua c'è il retro di un agnello da latte. Sono circa 1,2 kg, comprese le ossa. Quindi noi poi andremo a togliere le ossa e quindi non so quanto ne verrà fuori, 600-700 grammi, ma le ossa ci servono perché la prima cosa che facciamo è il brodo di agnello che ci servirà per far cuocere il nostro stufato. Quindi iniziamo subito dal brodo. Le ossa di mezzo agnello, 3 carote, 2 coste di sedano, 2 cipolle. Come spezie andremo a inserire il timo e andremo a inserire anche l'alloro. Poi io faccio una piccola variazione rispetto alla ricetta originale e andrò a inserire dentro il brodo questi. Eccolo qua. Adesso vi state chiedendo, ma che cos'è questa roba qui? Questo qua è un pomodoro secco sotto sale che dà al brodo veramente un sapore spettacolare. Quindi visto che ce li ho a casa, perché li fa la mia famiglia in Sardegna, li uso per il brodo perché è fantastico. Ovviamente le spezie poi mettete quelle che volete, ci sono tantissime ricette, ogni famiglia in Irlanda la fa in maniera diversa, quindi voi sbizzarritevi con le ricette del brodo. Quindi adesso cosa vado a fare? Vado a disossare l'agnello. Se rimane un po' di carne non vi preoccupate perché questo darà un buon sapore al nostro brodo. Una volta disossato l'agnello andrò a prendere le ossa, le nostre verdure tagliate grossolanamente, le vado a mettere a freddissimo, con acqua freddissima dentro una pentola e accendiamo la fiamma. Comunque quando ho finito vi mostro la pentola, dobbiamo lasciarlo bollire per almeno un'ora a fiamma bassa. Quindi accendiamo la fiamma bassa con l'acqua freddissima e lo lasciamo andare fino a quando non bolle per un'ora. Quando avrà finito di bollire, ovviamente noi dovremo già essere pronti per cucinare la restante parte dell'agnello. Per quanto riguarda la carne d'agnello, tagliatela come fosse uno spezzatino. Eccoci qua, dopo aver disossato veramente male, perché sono una capra anche a disossare l'agnello, siamo pronti con le ossa dentro la nostra pentola. Quindi adesso andiamo a tagliare in maniera grossolana le verdure. Bene signori, è passata un'ora, io sto continuando a far bollire il mio brodo, l'ho anche lasciato col coperchio aperto così si restringe un po'. Ovviamente se voi volete lasciarlo più tempo diventerà sicuramente più spettacolare. Ora, pentola di terracotta e incominciamo mettendogli l'olio. La fiamma è ancora spenta. Abbondate con l'olio, fate i tirchi. Mettiamo un po' di olio e ci andiamo a mettere la cipolla. La fiamma è ancora spenta, una cipolla tagliata. Adesso accendiamo la fiamma, mi raccomando sempre bassissima, quando si usa la pentola di terracotta. Abbiamo messo anche il nostro spargifiamma. Dobbiamo far rosolare la cipolla per qualche minuto fino a quando non si imbiondisce. E intanto, mentre la cipolla si imbiondisce e con la pentola di terracotta ci vorrà un po', come minimo ci vorranno un quarto d'ora, forse anche 20 minuti, andiamo a infarinare il nostro spezzatino di agnello. Ma ve lo mostro subito.
Bene, come vedete la nostra cipolla sta rosolando, l'olio è ben caldo, per cui andiamo a inserire il nostro agnello infarinato. Infarinatelo per bene, mi raccomando, inseritelo uno per volta, in modo che non ci sia il problema che si attacchi. Bene signore, una volta che il nostro agnello ha rosolato per 3-4 minuti, vedete voi, non è che dovete farlo rosolare tanto, dipende anche dalla pentola che usate. Se usate la pentola di terracotta ci vorrà sempre un pochettino di più, ma io ve lo consiglio perché il piatto veramente merita questo spettacolo. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarci a mettere sopra mezzo chilo di carota e 2 coste di sedano che gli vado ad aggiungere. Mezzo chilo di carote, 2 coste di sedano. E dobbiamo anche andare ad aggiungere il brodo. Quindi lasciamo il nostro agnello sotto, teniamo sopra le nostre carote e sedano e andiamo ad aggiungere il brodo che a quest'ora è pronto. Ovviamente brodo bollente, sentite come sfrigola, spettacolo. Una volta che abbiamo coperto con le verdure, con il brodo, scusate, le verdure, più o meno ovviamente, dobbiamo prendere il nostro bel coperchio della pentola di terracotta e andare a coprire. Ma prima di fare tutto questo è il momento di aggiungere sale e spezie. Quindi prendiamo il sale, alloro sempre 2 o 3 foglie, se le avete fresche è pure meglio, io non ce le ho fresche e quindi uso quelle secche. Timo, gli diamo una bella mescolata, spettacolo. Dicevamo, prendiamo il coperchio, copriamo e aspettiamo 40 minuti. Dopo 40 minuti ci rivediamo per aggiungere l'ultimo ingrediente. Ci vediamo tra 40 minuti. Bene signori, ho tolto un po' di appannamento della lente. Ora dobbiamo andare ad aggiungere l'ultimo ingrediente nel nostro Irish Stew, che sarebbero 500 grammi, mezzo chilo, di patate. Se avete le patate novelle, vanno pure meglio e le potete mettere tranquillamente anche con la buccia. Se non avete le patate novelle, come me, dovete arrangiarvi un po' con quello che avete. Come vedete i pezzi sono abbastanza grandi, anche perché poi dovrà cuocere per circa, anzi non per circa, per un'ora. Quindi lo dovremo lasciare ancora un'oretta qui a cuocere. Dopodiché il nostro Irish Stew sarà pronto. Io tra l'altro ho versato tutto il brodo rimasto, quindi il brodo rimasto da 2 litri d'acqua, perché lasciarne poco nel fondo della pentola era veramente uno spreco, perché era veramente un brodo spettacolare. Non dimenticatevi magari di assaggiare per vedere se manca di sale e lo aggiungete. Fra 60 minuti la nostra Irish Stew sarà pronta. Bene signori, è passata un'altra ora, 40 minuti, 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 40 minuti,
È stata veramente una ricetta bella lunga, ma sicuramente il risultato è uno spettacolo. C'è un profumo qua che voi non potete neanche immaginare. Voilà! Mamma mia che spettacolo. Dove metto sto coso? Ah, qua si sono salite tutte le carote. Diamogli una bella girata. Ah, guardate, ci sono le patate. Spettacolo. Guardi che roba. Il nostro agnello. Le patate spettacolari. Veramente uno spettacolo. Ovviamente con una ricetta come questa dobbiamo per forza berci il vinello. Vedete qui ci sono i microstini di pane del birraio che userò per accompagnare il piatto e insieme vado a bermi un bel vinello. Anche oggi avevo una voglia pazza di bollicine, per cui mi sono preso un bel Barbera frizzante. Il Barbera frizzante che vi consiglio, secondo me, è il miglior Barbera frizzante d'Italia. Sarebbe la Monella del Braida. Il vino che vi sto facendo vedere adesso è veramente uno spettacolo. Poi con i piatti di carne, se vi piacciono le bollicine, non ce n'è. Questa è la scelta giusta. Forse un po' costoso, ma è meglio bere poco e bere bene. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici, ad andarvi a guardare la ricetta del pane del birraio di cuoredicioccolato.it. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.